We're here with Marco Margarito. It's great to have the professionals answering some of the questions. Some of you are potentially thinking of purchasing a property in Italy. What is the fiscal implication in Italy when I have a property? Welcome to Salento with Love. I'm Davide Mengoli, and we are on the second part of what happens if you are renting or thinking of investing in Italy and then renting a property. In the first part of this video, we covered one particular fiscal regime which is called cedolare secca, which allows you to pay a fixed amount of 21% of what you receive, the total amount that you receive, and without deducting any expenses. The Italian government allows you to have a 5% deduction on that total amount. So we covered that. But now, what about if you are thinking about going for a different type of fiscal regime, which in Italy is called IRPEF? Is that correct? IRPEF is what we're going to be talking about, but also we're going to talk about the opportunity of setting up a partita IVA, or a VAT number, or a tax code in Italy that allows you to be paying taxes in a different regime. So we'll be tackling those two areas. So IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche. Amazing. Esatto. Scary. But so first of all, forse la mia situazione è che ho un immobile un po' più importante, forse una masseria o forse un palazzotto, una casa con 5-6 camere, quindi il mio reddito è abbastanza alto, di conseguenza anche le mie spese sono un po' più alte, o più alte rispetto ad avere una piccola casa vacanza, perché il modello IRPEF potrebbe in questo caso iniziare ad avere più senso. E cosa comporta il modello IRPEF? Allora sì, decidere di non applicare quindi la cedolare secca di cui abbiamo parlato nello scorso video, ma decidere di applicare appunto la tassazione classica, chiamiamola così, quindi IRPEF, ci dà un vantaggio in parte, che è quello di poter dedurre, quindi portare in deduzione una parte delle spese sostenute per la gestione dell'immobile. Quindi io ho la possibilità di andare a pagare l'imposta, quindi l'IRPEF appunto, sul netto tra il fatturato totale che ho incassato meno una percentuale delle spese sostenute appunto per la gestione dell'immobile. Quindi se io ho incassato 100, posso dedurre una percentuale delle spese. Queste spese possono essere la provvigione di portali come Booking, Airbnb o altri. Esatto, possono essere le utenze che pago per gestire, diciamo, per avere appunto l'energia elettrica o il riscaldamento nell'immobile, possono essere magari le spese di lavanderia, possono essere le spese di pulizia, quindi tutte le spese necessarie per poter, diciamo, gestire appunto l'immobile stesso e per poterlo locare sostanzialmente per brevi periodi. E su quello che mi rimane, sul netto, qual è il grado di tassazione che c'è in Italia? Quindi se io ho preso 100, ho speso 50, me ne rimangono 50, su quelle 50 in che maniera vengo tassato? Allora, diciamo che l'IRPEF è un'aliquota a scaglioni, viene definita, quindi va ad applicare una determinata percentuale per ogni scaglione di reddito. Quindi se io ipotizzo di avere un reddito netto, quindi imponibile, di 50.000 euro, andrò a pagarci per scaglioni. Quindi per esempio sui primi 15.000 euro pagherò un'aliquota del 23%. Okay. Sulle prime 15 paghiamo il 23%. Poi da 15 a 28 paghiamo il 27%, poi da 28 a 55 è il 38%, da 55 a 75 pagherò il 41%, nella soglia oltre i 55 pagherò il 43%. È un sistema abbastanza complesso di calcolo dell'imposta, che ovviamente viene fatta poi, viene gestita dal commercialista, insomma, e che però ci individua l'imposta appunto da versare sul netto percepito. Quindi se avrò un netto di 75.000 euro non andrò a pagare il 41%. So this is very important to understand, because if you are left with a net at the end of say 100,000, you're not going to pay 43% on the 100,000, but as we have explained, you'll be paying it in the different brackets to bring it up to the maximum amount of IRPEF that you pay in Italy. But just to connect us to the next point now, if you decide to open a company, the question is, se io incasso 100, posso scaricare tutto quello che io spendo? No, diciamo che in questo caso
gestendo l'immobile aderendo diciamo, all'imposizione IRPEF classica, non ho la possibilità di scaricare il 100% delle spese sostenute. So even if you decide to go for the IRPEF route, you cannot deduct all your expenses. So the Italian government allows you to deduct a large percentage. We're not going to put a percentage number, but allows you to deduct a large percentage of your expenses, but not the full amount. Now, what about if you want to deduct the full amount? Can I do that? Yes, you can. We'll talk about that. But before we get on to talk about that, let's see what the costs are if you decide to have, obviously you do need an accountant to handle your accounts at the end of the year if you have gone down the route of IRPEF, because you'll have all your invoices, your ins and outs, so you'll need somebody to do your returns at the end of the year. Se invece ho deciso di andare sulla strada dell'IRPEF perché ho una struttura che probabilmente merita questo tipo di passaggio, qual è il costo del commercialista alla fine dell'anno per uscire fuori, diciamo, col numero che io devo pagare poi all'Agenzia delle Entrate? Diciamo che in questo caso l'elaborazione della dichiarazione dei redditi, un po' più complessa rispetto a quella che avevamo trattato nel precedente video, si attesta intorno alle 250 euro, ecco, poi va valutata di caso in caso, ma la media è questa. So at the end of the year you'll have a nice Excel spreadsheet with all your income, with all your outgoing, your utilities, your maintenance, your property management and everything else. You will drop it off to your accountant anywhere in Italy, Sicily, Puglia, Abruzzo, wherever you are, and your accountant would work it all out, will deduct the maximum percentage that is allowed by the law, and it would apply whatever the bracket is in the different areas until it comes out with a number that you'll need to pay. Easy. But now, what about if I want to deduct 100% of my expenses and I really want to look at what I'm doing a little bit more like a business? So it's not really my residence that I use 2-3 weeks of the year, or maybe it is, but I also generate a very large amount of money from it, or I would like to reproduce that model. What is the way forward? Se invece voglio dedurre al 100% le mie spese, o se forse ho un'attività che mi permette di poter anche duplicare il modello di business, qual è invece la strada da seguire? Allora, in questo caso la strada da seguire sicuramente sarebbe quella dell'apertura di una partita IVA, quindi appunto della creazione di un modello di business e quindi della generazione, in questo caso, di un reddito d'impresa, quindi non un reddito da locazione, ma di un reddito d'impresa, quindi gestisco un vero e proprio appunto modello di business. In questo caso quindi il soggetto potrebbe decidere di aprire una partita IVA sia sotto forma di ditta individuale così come sotto forma di SRL, magari poi la forma societaria più opportuna, la ragione sociale si valuta di volta in volta, e questo mi permetterebbe ovviamente di andare a pagare l'IRPEF o l'IRES se parliamo di SRL sul netto percepito, quindi io ho la possibilità di scaricare, quindi di dedurre tutte le spese sostenute per la gestione dell'immobile, anche le spese del commercialista, tutte le spese relative all'attività possono essere in questo caso dedotte, quindi andrei a pagare le tasse sul mio utile. So the advantage of opening a partita IVA in Italy would be the fact that you can deduct all your expenses, every single one of them, and then pay the IRPEF if you have decided to open a partita IVA as an individual. You pay the IRPEF on the net amount using exactly the same chart that we have talked about in the IRPEF. Così non è invece se decido di fare il passo successivo e di formare una società, una SRL. Esatto. In quel caso cambia anche il regime fiscale. Esatto, in quel caso cambia un po' il regime fiscale, quindi ovviamente ho sempre la possibilità di dedurre al 100% le spese sostenute in relazione all'attività svolta, ma andrò a pagare anche qui un'aliquota fissa che è pari al 24% come IRES, quindi cambia il nome dell'imposta perché non è più imposta sul reddito delle persone fisiche ma è imposta sul reddito delle società, e andrò a pagare circa il 4,80% di IRAP, l'imposta sul reddito delle attività produttive. Quindi nel momento in cui decido di optare per un soggetto, per un SRL, avrò una tassazione più o meno pari al 27-28% sull'utile conseguito. Clear?
hopefully. If it is not, please write to us, and I'm sure Marco or myself will be very happy to explain in detail. These are all things that I follow very, very carefully myself, and that I actually do. So I know the answers to the majority of these questions, but it's good to have an expert here that can answer that. You're probably thinking about picking up a large property in Piemonte and doing a little hotel, or you're probably thinking about doing something anywhere else in Italy. The answers will still be the same, so it would be great to have some solid answers. So if you decide to go for the cedolare secca, 21% on the full amount. If you decide to go for the IRPEF, you pay into the different brackets according to what is the left over in your profit. But remember, you cannot deduct your full expenses. If you decide to open a partita IVA, you can deduct the full expenses and you're still falling into the brackets that we've talked about in the IRPEF. If you decide to open a partita IVA and an SRL company, then you can deduct all your expenses and pay the 24%, the Italian tax, which is called IRES, and the IRAP for another about 5%, give or take. So you put the two together and you'll be paying taxes on that. Wow, it's not complicated, there's only a number. Before you venture into anything, it's good to have the right answers. Just a couple of questions and then we'll wrap it up. What would be the cost? Quale sarebbe il costo invece se uno decidesse di aprire una partita IVA per la gestione annuale della contabilità in un commercialista italiano? Allora, qui ovviamente il costo salirebbe rispetto alla singola elaborazione della dichiarazione dei redditi. Diciamo che in media, perché ovviamente ci sono comunque sia disparità a livello diciamo delle zone nazionali, sia magari tra un paese e l'altro, per la gestione di una ditta individuale il costo medio si aggira intorno ai 1.000 euro all'anno, quindi parliamo degli 80-90 euro mensili per l'elaborazione, quindi per la gestione fiscale. Ovviamente dipende anche dal numero di fatture, dal fatturato e quindi anche dal volume d'affari della società o della ditta individuale. Per quanto riguarda le SRL invece solitamente il costo è un po' più alto, quindi in media un SRL che produce, lavora, ha un costo di gestione intorno alle diciamo 2-3 mila euro all'anno, più o meno, ecco. Ovviamente è da valutare in base a ogni singolo soggetto, però siamo intorno a quelle cifre. I think we've got so many answers in these two videos. I would like to go on and on because I'm sure you're going to be there taking notes, but just please remember, write to us. Probably one last point that I'll cover, that I can cover in just a few seconds, is more about if you then decide to purchase a property in Italy and rent it on a contract here in Italy, on a 4-year contract or a 1-year contract. Call it a long-term contract rather than short holiday lettings. I'll ask the expert. Se io invece decido di affittare la mia casa per un lungo periodo, quindi dai 6 mesi, un anno, quindi registrare il contratto, quale sarebbe la formula migliore per la tassazione da applicare? Solitamente la formula più conveniente è l'applicazione della cedolare secca, perché permette appunto di non avere nessun costo per quanto riguarda la registrazione fisica del contratto, quindi nessun costo fisso periodico, ma solamente appunto una tassazione pari al 21% del canone percepito. Altrimenti optare per la tassazione IRPEF significherebbe andare a versare un'imposta che parte dal 23% come primo scaglione, non mi darebbe la possibilità di dedurre nessuna spesa, quindi credo che per un soggetto, soprattutto un soggetto residente all'estero e che quindi non ha spese detraibili in Italia, quali possono essere spese sanitarie, assicurazioni sulla vita e quant'altro che in Italia può essere dedotto, il regime IRPEF per locazioni di lungo periodo non conviene quasi mai. Great, so that's great. So if you rent your property for a year on a year contract, you pay, you're going to pay 21%. Simple, easy. And it's not going to cost you a huge amount. What did he say? About 80 to 100 euros a year to do the tax return. So that's a fantastic investment here in Italy using this formula of the cedolare secca. I hope we were boring enough. Siamo stati abbastanza noiosi. Solitamente questi temi non sono molto... For anyone who's looking at investing and anyone who's looking at doing the numbers and the strategy, I always say strategy is the source of wealth. So no strategy, no success. So I hope you've enjoyed the video. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie I'm sure we'll see him again on the video because it's an incredible source of information and help and support
for anyone who's looking at investing in real estate or setting up a company in Italy. So thank you very much. Subscribe to the YouTube channel, put a like, and please stay safe wherever you are.